Expo 2015. Scambi, confronti con persone di tutto il mondo, opportunità di approfondire tematiche che toccano da vicino la vita di tutti i giorni. Occasione unica per il convegno scientifico dedicato all'uso delle vibrazioni meccaniche focali in ambito clinico che ha aggiornato gli operatori del settore sulle numerose applicazioni del dispositivo medico Equistasi. Importanti i risultati ottenuti in uno studio rivolto ai pazienti con sclerosi multipla. Le vibrazioni meccaniche focali aiutano sia nella dinamica della deambulazione che nella statica della deambulazione, quindi nell'equilibrio, nella riduzione del rischio di caduta e della paura di cadere e in alcune misurazioni di scale funzionale, cioè di come il paziente percepisce la patologia. Quindi sicuramente si aprono scenari interessanti anche in altre patologie. Patologie quali la distonia. È uno studio ancora preliminare e lo stiamo ancora conducendo, ancora abbiamo arruolato 5 pazienti e abbiamo in atto dimostrato che l'equistasi applicato sul muscolo più affetti in pazienti con distonia cervicale determina un miglioramento della processazione sensoriale e un miglioramento dell'integrazione sensorimotoria, ossia di come il sistema sensoriale comunica col sistema motorio per produrre un movimento. E non mancano novità anche nel Parkinson, già al centro di uno studio reso pubblico a livello mondiale che documenta l'efficacia di Equistasi nel ridurre le cadute dei pazienti. Sì, ci sono delle novità in progress, cioè ovviamente in corso, sull'applicazione sempre delle stimolazioni meccaniche che sono un po' una coda dello studio precedente, perché abbiamo osservato, controllando bene attentamente i dati, che vi è anche un interessamento di quello che è la postura, perché abbiamo sottoposto ai pazienti anche posturografia e abbiamo osservato che c'è un interessante riallineamento della postura. Si guarda avanti e c'è da fare, si può ancora continuare a studiarci sopra. Sì, sia per quanto riguarda l'aspetto riabilitativo, che sicuramente è una cosa importante, ma secondo me può andare un pochino anche oltre, nel senso che se noi iniziamo a stimolare sistemi non strettamente dopaminergici, possiamo in qualche maniera essere d'aiuto anche nella terapia stessa della malattia di Parkinson e quindi potrebbe essere in assoluto una cosa molto utile. Prospettive quindi interessanti, che incoraggiano nuovi studi e collaborazioni. Ci sono diverse novità e diverse cose da esplorare. In ambito fisiologico sicuramente alcuni aspetti molto interessanti che possono migliorare anche le performance della popolazione normale, tipo appunto il concetto che lo stimolo vibratorio interagisce anche sulla fatica e sull'equilibrio. Ognuno di noi porterà la propria esperienza in un ambito ben definito, ma la cosa più importante è che si creerà una società scientifica proprio dedicata a questo aspetto in modo da allargare gli orizzonti e soprattutto poter vedere quanti ambiti e quante possibili applicazioni ci possono essere con questa nanotecnologia. L'obiettivo è migliorare la vita di chi ogni giorno combatte contro malattie croniche, senza perdere il sorriso. Proviamo a lanciare davvero un pochino un messaggio a chi soffre di Parkinson. Cercarsi un amico e raddoppiare ogni settimana.